Lo sapete qual è una delle cose più assurde della storia? Che un insieme di piccole città, spesso divise, litigiose e incapaci perfino di mettersi d'accordo tra loro, sia riuscito a opporsi a uno degli imperi più grandi e potenti mai esistiti. Cioè, provate a immaginarvelo davvero. Da una parte abbiamo un impero che si estende per migliaia di chilometri, con milioni di persone, un'organizzazione incredibile e ricchezze enormi. Dall'altra abbiamo Atene, Sparta e qualche altra polis, non unite, non coordinate e spesso rivali tra loro. Eppure le cose non sono andate come varrebbe da pensare. E allora la domanda è: com'è possibile? La risposta non sta solo nelle battaglie, sta nel fatto che questi due mondi erano completamente diversi. E per capirlo davvero dobbiamo prima entrare dentro l'impero persiano. Benvenuti su Polis, il canale dove raccontiamo la storia del mondo partendo dai greci. Se vi interessa capire davvero da dove nasce il mondo in cui viviamo oggi, iscrivetevi al canale. Negli ultimi episodi abbiamo visto come nascono le poleis e come Atene cambia prima della democrazia. Oggi invece allarghiamo lo sguardo, perché mentre i greci si stanno trasformando, a est esisteva già una potenza enorme. Quando parliamo dell'impero persiano dobbiamo fare uno sforzo mentale, perché non è una potenza grande nel senso normale del termine. È qualcosa di fuori scala. Si estendeva dall'Asia minore fino alla Mesopotamia, arrivava fino all'Egitto e includeva una quantità incredibile di territori e popolazioni. E già qui c'è il primo punto importante, perché noi chiaramente siamo abituati agli stati moderni, ai confini e alle amministrazioni centrali. Ma nel VI e V secolo a.C. un qualcosa del genere era totalmente impensabile. L'impero persiano metteva insieme popoli completamente diversi, lingue diverse, religioni diverse e tradizioni diverse. Eppure funzionava. E non era un caos. Era un sistema stabile, organizzato e efficiente. E questa è la prima cosa che dobbiamo capire. Perché non era solo grande, era pure ben gestito. Al centro di tutto c'era il cosiddetto re dei re, un sovrano assoluto che governava su un territorio immenso e su milioni di persone. Ma attenzione, non era solo una figura politica, era anche una figura simbolica, quasi sacra. Cioè, banalmente, non era uno che veniva messo in discussione. Non esisteva un'assemblea che si opponeva a lui, non esisteva un'opposizione che potesse criticarlo. Il suo potere era semplicemente totale. Però un uomo da solo non può governare un impero così grande. E qui entra in gioco l'organizzazione. L'impero era diviso in province, chiamate satrapie. Ogni satrapia era governata da un funzionario nominato dal re. Ma questi governatori non erano liberi di fare quello che volevano. Perché i persiani avevano pensato pure a questo. C'erano dei funzionari reali chiamati gli occhi e le orecchie del re, che avevano il compito di supervisionare quello che succedeva nelle province. Quindi possiamo dire che sì, c'era un grado di fiducia, ma pur sempre controllato. Un altro elemento fondamentale erano le infrastrutture. I persiani costruirono una rete di strade incredibile per l'epoca. La più famosa è la Via Reale, che permetteva di attraversare l'impero in tempi relativamente brevi. E questa cosa cambia tutto, perché questo significa che il re può dare ordini, comunicare e avere aggiornamenti in tempi brevissimi rispetto ad altri regni. E poi c'è forse l'aspetto più interessante. I persiani non cercavano di uniformare tutto, non imponevano la loro religione e non cancellavano le tradizioni locali. Lasciavano ai popoli conquistati una certa autonomia culturale. Ed è una scelta geniale, perché loro non creavano ribellioni continue, creavano stabilità. Le persone continuavano a vivere più o meno come prima, solo sotto il controllo persiano. E questo è uno dei motivi principali per cui l'impero riuscì a durare e a funzionare. Ovviamente un impero così non si regge solo sull'organizzazione, serve anche la forza. E qui entra in gioco l'esercito persiano. E quando diciamo grande, non stiamo esagerando. Era composto da gente proveniente da tutto l'impero. C'erano soldati di culture diverse, con equipaggiamenti diversi e con modi di combattere completamente diversi. Fanteria, cavalleria e arcieri. Un mix enorme. Non era insomma come l'esercito spartano dove tutti combattevano nello stesso modo. Era un qualcosa di vario. E questo
lo rendeva anche più difficile da affrontare. Tra le unità più famose c'erano gli Immortali, una guardia scelta di 10.000 uomini. Quando uno cadeva veniva subito sostituito, quindi è facile capire perché agli occhi dei nemici sembrassero infiniti. E poi c'è un altro elemento. Quando l'esercito persiano si muoveva, non era solo un gruppo di soldati, era un'enorme macchina logistica, con rifornimenti, animali, carri e supporto. Insomma, era quasi come veder muovere una città. E poi ci sono i Greci, e qui cambia completamente tutto, perché i Greci non formano un impero, non sono uniti e non hanno un unico governo. Come abbiamo visto negli scorsi episodi, sono divise in tante poleis, cioè città-stato indipendenti. Ogni polis ha la sua legge, il suo esercito e il suo sistema politico. E questa cosa è fondamentale, perché questo vuol dire che non esiste un mondo greco unito. Esistono tanti piccoli mondi. Atene è diversa da Sparta, Sparta è diversa da Corinto, e spesso queste città sono in conflitto tra loro. Cioè, mentre i persiani creavano un impero gigantesco e unito, i greci litigavano tra loro. Però c'è anche un altro lato della medaglia. Questa frammentazione porta anche a qualcosa di unico. Nelle poleis, soprattutto ad Atene, i cittadini partecipano alla vita politica. Discutono, votano e prendono decisioni. Non tutti ovviamente, ma è già qualcosa di ben diverso rispetto all'impero persiano. E qui abbiamo due modelli completamente opposti. Da una parte c'è l'impero persiano, centralizzato, organizzato e guidato da un sovrano assoluto. Dall'altra ci sono le poleis greche, piccole, indipendenti e spesso caotiche. E qui arriva il punto più importante del video. Non è solo uno scontro militare, è uno scontro su due modi completamente diversi di vedere il mondo. Nel mondo persiano l'ordine viene dall'alto, il re decide, il sistema funziona e tutto è strutturato. Nel mondo greco invece c'è più libertà, ma anche più disordine. È quasi un paradosso. Da una parte abbiamo stabilità e controllo, dall'altra abbiamo conflitto, ma anche partecipazione. E questa differenza non è solo politica, è culturale. Riguarda il modo in cui le persone vedono se stesse, il potere e la società. Ed è proprio per questo che quando questi due mondi entreranno in contatto, non sarà solo guerra. Sarà un confronto su due visioni completamente diverse. E in mezzo a tutto questo c'è Atene, una città che abbiamo visto nascere tra crisi, leggi durissime e riforme. Ma ora il contesto è cambiato. Perché vivere accanto a un impero come quello persiano significa una cosa sola: dover cambiare. E Atene cambierà. Diventerà qualcosa di completamente nuovo. Non solo una polis, ma un centro culturale, politico e militare che segnerà la storia. Nel prossimo episodio vedremo proprio questo: l'Atene dell'età classica.